Ciao, benvenuto sul canale di Italia Mistero. Se non sei ancora iscritto, ti invito a farlo. Questa è la terza parte della storia di Stefano Bontate, di cui vedremo crescere potere e ricchezza. Ma nella penombra si muove un'altra figura, è quella di Totò Riina. E allora, se sei pronto, partiamo. Nell'ultima puntata abbiamo potuto vedere come una nuova retata abbia colpito la mafia in tutta Italia. Fra gli arrestati Stefano Bontate. L'arresto contemporaneo di Bontate e Badalamenti consente all'unico libero del triumvirato, Riina, che sta facendo le veci del leggio, di iniziare la sua attività di destabilizzazione delle altre famiglie. Dopo un breve periodo a Luciardone, in seguito alla scarcerazione, Bontate viene inviato al soggiorno obbligato a Quagliano, consentendogli di approfondire i rapporti per il contrabbando di sigarette con la famiglia Sciorio e con Michele Zaza, appartenente alla famiglia di Cosa Nostra su Napoli, guidata dal fratello costruttore Salvatore Zaza. Viene rapito l'ingegner Luciano Cassina davanti all'azienda paterna del cavaliere del lavoro Arturo Cassina. Questo nonostante sia in vigore una regola concordata fra mafiosi di non effettuare rapimenti in Sicilia. A proposito di sequestri, era possibile eseguire sequestri da parte di Cosa Nostra in Sicilia in quel tempo? Era assolutamente vietato ed era una regola ben precisa. Sequestri a Palermo non se ne dovevano fare e chi avrebbe fatto dei sequestri sarebbe stato punito con la morte, ma non in quanto come azione umanitaria, in quanto non attirare le forze dell'ordine e destare la loro attenzione, e non era opportuno fare sequestri in Sicilia. La regola valeva soltanto per il territorio della Sicilia o anche per il resto dell'Italia? Solo per la Sicilia. Lo scopo principale del sequestro, organizzato da Salvatore Riina all'insaputa di tutti, è minare il prestigio di Badalamenti e Bontate, dai quali il conte Arturo Cassina riceve protezione. L'ingegner Cassina viene rilasciato dopo quasi 6 mesi di prigionia e dopo il pagamento di un riscatto di 1.300 milioni. Tramite fra la famiglia e i rapitori per il pagamento del riscatto è Don Agostino Coppola, sacerdote di Carini e nipote del boss Frank Coppola, l'uomo che celebrerà le nozze fra Riina e Ninetta Bagarella. Francesco Scrima, uomo d'onore di Portanuova e cugino di Pippo Calò, è uno degli esecutori del sequestro Cassina ed in quell'occasione si serve della lancia Fulvia chiesta in prestito a Leonardo Vitale, uomo d'onore di Altarello di Baida. Vitale viene preso dai rimorsi e si presenta alla squadra mobile di Palermo, raccontando tutto ciò che sa, diventando così uno dei primi pentiti nella storia di Cosa Nostra. Lei quanti delitti confessò?
quanto sui costituenti? Beh, a progresso risultano 3 delitti. Io mi sento un mafioso pentito, però non è che sta a me dirlo. Cioè, ci sono delle persone esperte che possono dirlo con più certezza. Si considera malato o si considera santo? Io, quello che dico io non è che può avere molta importanza, non è che io posso sostituirmi a dei illuminati della scienza e dico io mi sento bene, mi sento una persona normale. È questo il momento in cui Calò si dà alla latitanza, andando a Roma. Durante il soggiorno obbligato a Messina muore di infarto Don Paolino Bontate. Viene ucciso il maresciallo in pensione Angelo Sorino, nella borgata di San Lorenzo. Anche tale omicidio viene consumato senza il consenso di Cosa Nostra. E Bontate ne chiede immediatamente conto a Filippo Giacalone, capofamiglia nella zona, arrestato proprio per tale delitto. Giacalone, però, alla presenza di Buscetta, a Luciardone, protesta la sua totale estraneità al delitto, impegnandosi col Bontate ad accertare gli autori una volta tornato in libertà. Sono partite da Palermo quasi 18 persone, tutti mafiosi, e di 4 famiglie, di Stefano Bontate, Rosario Riccobono, Gaetano Badalamenti e Salvatore Scaglione. Dovevamo andare a Milano perché dovevamo sequestrare a Silvio Berlusconi, che era il costruttore più importante che c'era a Milano, che stava facendo Milano 2. Dopo alcuni giorni che eravamo tutti a posto, si aspettava soltanto la preda, tutto assieme ci venne l'ordine di rientrare in Sicilia. Viene ricostituita la commissione, che subentra al triumvirato. A capo Gaetano Badalamenti, con lui Antonio Salamone, Luciano Leggio, Stefano Bontate, Rosario Di Maggio, Salvatore Scaglione, Giuseppe Calò, Rosario Riccobono, Filippo Giacalone, Michele Greco e Antonino Geraci. Leggio cerca di inserire in commissione uomini a lui legati. Manovra strettamente avversata da Badalamenti e Bontate, con conseguenti malumori da entrambe le fazioni. Leggio viene nuovamente arrestato e sostituito da Riina, mentre Salamone sposta il centro dei suoi interessi in Brasile e si fa rappresentare da Bernardo Brusca, anche lui vicinissimo ai Corleonesi. Dimesso dal carcere, il Giacalone, svolte le sue indagini sull'omicidio Sorino, riferisce al Bontate che il delitto è stato commesso materialmente da Leoluca Bagarella su mandato dei Corleonesi. Poco dopo il Giacalone scompare e il Bontate, nel commentare il fatto con il Buscetta, si dichiara convinto che sia stato eliminato proprio per averlo informato sulla soppressione del maresciallo Sorino. Gli equilibri della commissione, così, virano nettamente a favore dei Corleonesi. Un altro rapimento che risulta lesivo dell'immagine di Bontate e Badalamenti è quello di Luigi Corleo, suocero di Antonino Salvo, uno dei potenti esattori di Salemi, cugino di Ignazio Salvo. I Salvo sono legati strettamente a Bontate e Badalamenti, nonché alla Democrazia Cristiana Siciliana di Lima, che ha come referente nazionale Andreotti. Corleo viene ucciso, mentre Bontate e Badalamenti non riescono nemmeno a trovarne il corpo. Gaetano Badalamenti era tanto stimato dai cugini Salvo che insieme a Stefano Bontate fu l'incaricato principale di poter trovare quantomeno il corpo del sequestrato suocero di Nino Salvo, se non vado errato Corleo. E Badalamenti si profusse veramente nell'opera di trovare quantomeno il corpo del suocero. E come mai i Salvo si rivolgono a Badalamenti, loro, anch'essi uomini d'onore, si rivolgono a Badalamenti
per sapere dove ritrovare il corpo del suocero sequestrato. Cosa era avvenuto? Cosa aveva causato questo sequestro? Il prestigio in quegli anni di Gaetano Badalamenti era immenso. Il prestigio di Gaetano Badalamenti, dopo l'arresto di Luciano Ligio, diventa lui il capo della provincia di Palermo ed è lui che gestisce tutte le cose più importanti che succedono in Cosa Nostra. Gaetano Badalamenti era senza dubbio l'uomo più qualificato per poter fare una richiesta simile, ma questa richiesta è una cosa che le costa caro a Badalamenti. La ricerca del corpo del suocero di Nino Salvo costa a Badalamenti di essere il capo di Cosa Nostra, fra le altre cose, per il suo interessamento, perché negli anni si è saputo che a fare il sequestro del suocero di Nino Salvo fosse stato in persona proprio il Salvatore Riina insieme a Scarpuzzedda. E questo all'insaputa di Gaetano Badalamenti? Ma questo all'insaputa di tutti quanti. Era una cosa molto segreta, e che arrivano a questa conclusione si arrivano proprio attraverso le cose che giorno dopo giorno riusciva a racimolare Gaetano Badalamenti. Comunque questo credo che non è una cosa che interessa questa Corte. No. Rispondo alle domande. Nino Salvo e Cornelio Russo erano molto amici, si conoscevano, devo dire che erano amici, oltre a conoscerli. Lei conosceva pure il colonnello Russo? Era mio amico. Era suo amico. Sì. Allora ritorniamo a questo episodio, dove avviene... Praticamente il colonnello Russo mi chiamò un giorno e mi disse di andarci subito nella sede della Carini, la caserma Carini, dove lui comandava, mi pare, il gruppo investigativo, una cosa di questo genere. E praticamente mi disse di andarci subito. In quell'occasione mi fece ascoltare una registrazione dove c'era delle voci che chiedevano il riscatto per il rilascio del suocero del Salvo Corleo. C'era anche Nino Salvo che praticamente... Cioè c'è Nino Salvo insieme a lei al colonnello Russo? No, in quel momento no, dopo venne. E praticamente mi fece sentire questa voce per sapere se io riuscivo a identificarla, se era una voce che mi era a me nota. Mi disse: ma chi può essere? In effetti era un uomo che con aria arrogante si rivolgeva a Salvo e diceva che il Salvo non sarebbe stato nessuno senza il suocero Corleo, per cui si doveva sbrigare a pagare la somma della loro richiesta. Mi pare che era una somma notevole, non mi ricordo, svariati miliardi. Mi ricordo che prima questo interlocutore sconosciuto parlò con la signora Salvo Corleo, che gli passò immediatamente il marito. Nino Salvo fu altrettanto pesante, disse che non si spaventava di lui, che se non gli davano certezza dell'esistenza in vita ancora del suocero non avrebbe parlato più, cioè non avrebbe neanche più ascoltati, perché prima voleva la certezza che il suocero era vivo. Con questa cassetta immediatamente ci siamo recati a casa di Stefano Bontade, veramente non a casa di Stefano Bontade. Siete recati chi? Io e il colonnello Russo. E poi lì abbiamo trovato, oppure non lo so se venne con noi già direttamente il Nino Salvo. Comunque ci siamo recati in casa, mi pare, di Giacomino Vitale, perché anche la casa di Stefano Bontade era un po' un porto di mare, c'era sempre un sacco di gente, per cui quando lui aveva dei colloqui riservati da fare, li svolgeva in una casa ancora in costruzione di Giacomino Vitale. Quindi del cognato. Del cognato, che era attigua alla casa di suo fratello Giovanni, era molto vicina, erano 3 case, una più sopra, una in mezzo a quella di Giovanni, e più vicina alla strada quella di
Stefano, e quella invece di Giacomino si accedeva per un vialetto ed era ancora in costruzione. In questo posto abbiamo parlato con lo Stefano Bontate di quello che si doveva fare per la liberazione del suocero. Il colonnello Russo già aveva dei sospetti, diceva che questi personaggi erano usciti da Città del Mare per andare a fare questa operazione, diceva anche che c'erano personaggi estranei a Cosa Nostra. E quindi il colonnello Russo perciò conosceva Stefano Bontate? Diciamo che lo teneva anche in buona considerazione, perché lo Stefano Bontate ci aveva convinto, a me, al colonnello Russo ed anche ad altri, che lui non faceva la droga, per cui poi ahimè abbiamo scoperto che la faceva pure lui. Però in effetti lui ci diceva che non faceva la droga, che era contro certi tipi di situazione, non voleva fare i sequestri e cose di questo genere, per cui diciamo che era tenuto in una considerazione sì da mafioso, ma da un certo tipo, sia dal colonnello Russo che da me. A metà degli anni 70 Bontate lascia definitivamente il contrabbando di sigarette estere per diventare il principale approvvigionatore di morfina base dalla Turchia e dall'Estremo Oriente, grazie ai suoi stretti legami con i contrabbandieri Nunzio Lamattina e Tommaso Spadaro. Inoltre Bontate instaura ottimi rapporti d'affari e personali con il boss Salvatore Inzerillo, che inviava l'eroina raffinata in Francia e negli Stati Uniti in collegamento con i suoi cugini Gambino di Brooklyn. Quel che è certo è che la Sicilia in quegli anni non è più solo zona di transito della droga, ma ne diventa sempre più zona di trasformazione. Da alcune inchieste giudiziarie di quel tempo risulta il ruolo primario di 4 famiglie siciliane: gli Spatola Inzerillo, i Gambino, i Bontate e i Badalamenti. Tralasciando per ora i Badalamenti, le altre famiglie, forti dei legami di parentela, operano in stretto rapporto con le famiglie americane, costituendo un gruppo compatto, il cui capo è Carlo Gambino, parente dei Gambino residenti in Sicilia e dei fratelli Inzerillo. L'egemonia delle famiglie siculo-americane nel mercato della droga e più in generale all'interno della criminalità organizzata internazionale è frutto di una serie di fattori, tra cui la maggior dotazione di capitali e il miglior know-how sul piano delle attività criminali a largo raggio. Si crea a poco un articolato sistema di potere che si avvale di un gran numero di prestanome e di società di comodo, che vincono con facilità tutti gli appalti pubblici nel campo dell'edilizia e della relativa speculazione. Nello stesso tempo Bontate consolida i suoi rapporti con la corrente democristiana siciliana di Lima e con i suoi referenti americani. Si recò negli Stati Uniti. E come lo sa lei? E io ho fatto una lettera, se così posso chiamarlo, di accompagnamento per Carlo Gambino e per Gio Bonanno. Chi era questo Carlo Gambino? Carlo Gambino era il rappresentante della famiglia palermitana di New York. C'erano parecchi personaggi a cui lui era molto legato, che lo tenevano in grandissima considerazione. Tanto il fatto anche... Che significa lo tenevano in grandissima considerazione? Cioè praticamente quello che io sento, quello che si diceva allora è che Lima fosse figlio di un uomo d'onore appartenente alla famiglia di Palermo Centro, e per cui praticamente era tenuto in certa considerazione mafiosamente parlando. Cioè, poi era un ragazzo sveglio, dicevano che andava forte, si sarebbe fatto e cose di questo genere. Roma diventa centro di interesse primario per il Bontate, che lì ha una sua decina, un insieme di uomini che operano per lui, guidati da Angelo Cosentino. Senta, signor Mannoia, la famiglia di Santa Maria di Gesù, Stefano Bontate, aveva una qualche decina fuori dal territorio della Sicilia? Sì, vi era una decina a Roma. Vi era una decina? Una decina a Roma. A Roma.
Sa chi era a capo di questa decina romana? Il capo della decina a Roma era Angelo Cosentino, un'anziana persona. Lei lo ha conosciuto personalmente? Sì, l'ho conosciuto personalmente, è venuto anche nel mio matrimonio nel 78. E ricorda chi faceva parte di questa decina romana, chi ha avuto modo di conoscere di questa decina romana? Ecco, io non ricordo tutti i membri di questa famiglia. Vi erano 2 cugini che erano fiorai. Vi era l'autista di Franco Franchi, certo Bertolino, ed altri uomini d'onore che io adesso non ricordo esattamente il nome. Sa che tipo di conoscenze avesse il Cosentino a Roma? È in grado di rispondere a questa domanda? Il Cosentino aveva delle conoscenze sia come criminalità spicciola, come malavitosi della Magnani. So che conosceva alcuni componenti, alcuni terroristi di destra o di sinistra, adesso non ricordo, ed era inserito, aveva amicizie politiche nell'ambiente romano. Ma su Roma opera anche il latitante Pippo Calò, che presto riesce a ricoprire nella capitale un ruolo mafioso più rilevante e attivo della decina di Bontate, il quale rimprovera Cosentino di essersi fatto fregare dal Calò, che è entrato pure in massoneria. Calò fidelizza su Roma come suo figlioccio Ernesto di Otallevi, strettamente legato a Danilo Bruciati. Calò aveva delle amicizie a Roma, aveva delle persone con le quali era collegato particolarmente per le sue attività su Roma. Guardi, Pippo Calò, la storia magari porterà a Pippo Calò come un Nerone in miniatura, perché i romani non è che erano abituati a spararsi, a uccidersi, cioè entrano nella dialettica di spararsi, per come si sono imparati anche i napoletani, con l'entrata, con la scuola che ci danno i siciliani. A Napoli Salvaterrina o Riccobono, a Roma il Pippo Calò, perché l'ideologia del mafioso è non avere concorrenza nella criminalità, è avere nemici. Quindi anche se un altro non è nemico del mafioso, il mafioso invece lo guarda come un nemico e quindi lo elimina. Ripete per favore quando viene costituita la decina romana? Ma guardi, io quando entro in Cosa Nostra io già ne sento parlare. Siamo nel 1983, esatto? No, io entro in Cosa Nostra nel 73 e io so che a Roma c'è la decina di Pippo Calò, infatti la decina di Stefano Bontati. Siccome abbiamo parlato di livello criminale e lei ha riportato il rialzo del livello criminale in ambito romano alla venuta a Roma e il suo interessamento al mercato criminale romano da parte di Giuseppe Calò. Io vorrei sapere, ma perché questa decina romana, che a quello che ho capito operava già da 2 o 3 anni prima che il Calò si recasse a Roma, non aveva operato questo rialzo? No, perché vedi, nella mentalità di quelle persone, nella mentalità delle persone che Stefano Bontate o il padre di Stefano Bontate non erano per la violenza per cui era dedico Luciano Ligio e dopo Rina e Provenzano. Quindi tutti quelli che seguivano quella idea politica criminale del Rina o del Ligio o del Provenzano adottavano per conseguenza quell'usanza criminale forte. Ha molte passioni Bontate, in primis la caccia, che sarà centrale nella nostra vicenda. Come visto, la caccia è già stata l'occasione, secondo i pentiti di mafia, per far scattare la trappola intorno a Mattei. E sarà l'occasione per altri incontri importantissimi. È uno sportivo particolarmente appassionato di tennis, oltre che di allevamento di cavalli e di cani. A parte l'eventuale uso a fini criminali, riesce ad avere un rapporto insieme tecnico e ludico con le armi, di cui dà prova in frequenti battute di caccia nella tenuta dei colleghi Greco di Ciaculli.
in quella dell'amico principe di San Vincenzo e in altre di distinti esponenti dell'aristocrazia. Certamente io ricordo che proprio loro avevano una bellissima proprietà quasi sulle sponde del vallone del Loreto. Forse fu lui che mi insegnò a sparare, intendo però sparare per caccia. Avevamo delle affinità, eravamo molto legati perché avevamo degli hobby, ci piacevano le belle macchine, gli piacevano le armi, sto parlando delle armi di tipo particolare, armi per il tiro a volo. Frequentavamo tutti e due il tiro a volo di Palermo, i tiri a volo di Calabria, Messina, Catania e compagnia bella. Per cui praticamente ci siamo avvicinati. Ora lei ha detto di essere una persona particolarmente vicina a Stefano Bontate. Sì. Ci vuole raccontare come è nata questa amicizia? Lei è entrata nella prima di diventare cosa nostra o prima d'amicizia normale? Quando è sorta questa amicizia? Ma l'amicizia è nata che io ero un appassionato di calcio. Il Bonta era un matto per la calcio, la sua passione preferita. Io ero pure appassionato e così andavamo al tiro alla Daura o al tiro in campagna o da Fondo Favarella, a tante altre parti, e così è nata l'amicizia andarci dietro. Prima di entrare nell'associazione? Prima di entrare nell'associazione, io sto parlando d'amico, non di cosa nostra. Sì. Poi la passione per le auto di lusso e da corsa e l'interesse per la massoneria, trasmessogli dal padre, anch'egli massone. Avvicinandoci avevamo anche un'altra passione comune, le belle macchine. Io avevo sempre delle belle macchine, già correvo, per cui evidentemente ero inteso come uno che guidava bene la macchina. Il signor Stefano Bontate aveva una fobia per i viaggi in aereo. Sa mettere insieme la durezza dell'impegno nelle turpi e pericolose attività della famiglia con una certa levità e dolcezza del vivere, tra viaggi di affari e di puro piacere. Spesso in giro per l'Europa, in Svizzera, dove è solito approvvigionarsi abbondantemente per i suoi commerci nel mercato clandestino delle armi. Queste armi che acquistavate all'estero, come le importavate poi in Italia? Ma praticamente le importavamo senza colpo ferire, perché il Bontate era molto legato, diciamo, alle frontiere. Non ci hanno mai... Non capisco legato che significa. Legato, cioè praticamente aveva delle complicità a livello di dogana, a livello di frontiera, sia dalla dogana svizzera che dalla dogana francese, e praticamente sia dalla Francia che dalla Svizzera abbiamo importato parecchie armi. Abbiamo entrato abusivamente parecchie armi. Ha un particolare rapporto con la Francia, in specie con Marsiglia, dove si reca spesso per gli sviluppi di un'attività di contrabbando destinata a progredire dai tabacchi alla droga. E lo si può incontrare facilmente, attorniato da molti amici, in un lussuoso caffè ad angolo del Boulevard Canabier. Parla correttamente il francese e ha una discreta conoscenza della lingua inglese. Il signor Stefano Bontate aveva una fobia per i viaggi in aereo, per cui spesso ho accompagnato anche per motivi del tutto, devo dire che era un personaggio particolare, era un gran signore, cioè, così si presentava, parlava bene e anche era un tipo molto generoso, anche per piccoli fatti. Mi ricordo una volta siamo andati a Parigi in macchina solamente perché c'era una persona di Villa Grazia che era stato ricoverato per un tumore, per cui siamo andati là solamente per questo. Qui in questa situazione lo accompagnavo spesso o con la sua macchina o con la mia. Io guidavo bene, lui mi faceva guidare e andavamo spesso in questi viaggi. Però, per esempio, mi rendevo conto di un'altra cosa nel nostro rapporto. Arrivato a Parigi c'erano quelli lui diceva che erano quelli della fratellanza corsa, che erano a sua disposizione, ci mettevano degli appartamenti a disposizione. Raramente abbiamo dormito in alberghi. Mi ricordo c'erano certi zamurri, erano gente corsa che dice che comandavano Parigi, avevamo sempre migliori tavoli.
Fratellanza Corsa? Sì, lui la chiamava così. La Fratellanza Corsa dovrebbe essere una specie di Cosa Nostra Corsa, cioè era un'organizzazione malavitosa corsa. Per cui evidentemente... Quindi stava dicendo, a Parigi avevate a disposizione? Avevamo a disposizione case, avevamo a disposizione posti nei migliori ristoranti, non c'erano problemi di sorta. Lui era trattato veramente come un principe. Queste persone conoscevano anche medici dell'ospedale, si sono interessati per questo suo parente. Aveva anche delle amicizie a Marsiglia, anche in Costa Azzurra. Una volta ci siamo recati per incontrare Paolo De Stefano in Costa Azzurra. Paolo De Stefano. Chi è Paolo De Stefano? Paolo De Stefano era un esponente malavitoso di alto bordo della 'ndrangheta, cioè era quello che comandava il Reggio Calabria, e sono andato parecchie volte. E che ci faceva in Costa Azzurra? Ma non lo so che cosa ci facesse, mi pare che fosse latitante o giù di lì, o aveva degli interessi in Costa Azzurra. Mi pare che allora c'è stato anche Mimmo Teresi, però con noi però non glielo so dire, non me lo ricordo bene se c'era Mimmo Teresi o no. Quindi stava citando altri luoghi della Francia, di Parigi sì. Abbiamo parlato, Marsiglia lui conosceva un sacco di persone, c'era un proprietario di un ristorante che si chiamava La Galiote, che era di Misilmeri, che lui conosceva benissimo. Poi andavamo spesso in un ristorante situato sotto un viadotto, in un porticciolo, è un tipico ristorante che si vede in tutti i film su Marsiglia, e in questo ristorante lui tipo era come in un ristorante di Palermo, era conosciutissimo, si abbracciava e baciava con tutti. Anch'io sono stato abbracciato e baciato da tutti, quasi quelli che erano nel ristorante, li conosceva ma proprio tutti. Però senta, penso che, mi scusi, che questo padrone del ristorante non era legato solamente ad organizzazioni malavitose, ma era anche massone. Perché ci baciò con i rituali 3 baci, anziché 2. Perché chiaramente era un segno questo che... Intanto lei perché è in grado di apprezzare perché che si trattava di un bacio massonico e non... perché i 3 baci è un segnale massonico ben preciso. Io sono stato massone, per cui lei è stato massone. Sì, sono stato... allora, perfetto. In quell'occasione quindi ci vuole descrivere questo abbraccio con conseguenti baci? Sì, praticamente tutto il ristorante, buona parte, chiaramente il ristorante si alzò, ci venne all'incontro, ci hanno dato il migliore tavolo che c'era nella zona. C'era un altro posto dove andavamo che era un caffè che era all'angolo proprio della Canabiere. La Canabiere è la via principale di Marsiglia, era proprio all'angolo con le vie Porto, che il vecchio porto, che c'era proprio questo posto che non mi ricordo, ma era un noto ritrovo di contrabbandieri. E Stefano Bontade ci andava spesso per questioni di contrabbando di sigarette. Per viaggi di lavoro o per impegni mondani è spesso a Roma e a Milano, e non trascura le località più turistiche e amene del bel vivere. È di Casa Napoli, base particolarmente importante per il contrabbando. Una delle sue mete preferite è la Toscana, ospite, tra vigne del Chianti e fattorie, del conte Renato Paglici Reatelli. Ecco. Siamo andati parecchie volte in Toscana, in Calabria, sempre per ragioni di caccia. Mi scusi, prego. Procediamo per ordine. Sì. Lei sta cominciando col dire siamo andati in Toscana. In Toscana, sì. In Toscana andavamo che tipo di caccia avete fatto, sì. E dove? Praticamente eravamo spesso invitati dal conte toscano Renato Paglici Reatelli. Ripetere. Renato Paglici Reatelli.
questo signore aveva una casa a Castiglion Fiorentino, ci invitava spesso, aveva conosciuto, era un frequentatore dei campi di tiro a volo, aveva conosciuto il Bontade tramite un Teresi, mi pare Carlo, che era stato confinato nella sua zona, per cui praticamente avevano preso amicizia e poi frequentando tutti il tiro al volo avevamo preso amicizia. Spesso questo signore ci invitava a caccia. Che tipo era Bontate per il modo come lei lo ha potuto conoscere? Che caratteristiche umane aveva? Era un uomo d'onore, aveva delle buone caratteristiche, anche se a volte umane è un po' difficile da definire. Era una persona molto riservata, una persona molto saggia, molto seria, aveva un grande carisma, era una delle più importanti famiglie del capoluogo siciliano. Ricorda se Stefano Bontate avesse dei soprannomi e se sì, quali? Il soprannome di Stefano Bontate era il Principe e il Falco. Vuole spiegare perché gli furono dati questi soprannomi? Il Principe perché era un uomo di bell'aspetto, di eleganza. Il Falco perché non gli sfuggiva niente che poteva riguardare gli interessi della famiglia e di Cosa Nostra. Signor Mannoia, lei ha fatto riferimento anche al padre di Stefano Bontate, a Don Paolino Bontate. Vuole riferire al Tribunale che ruolo aveva avuto Paolino Bontate all'interno di Cosa Nostra? Paolino Bontate ha rivestito prima di Stefano la carica di rappresentante di quella famiglia. Era una persona molto brillante, a differenza di Stefano, era una persona, diciamo, molto allegra, molto disponibile, quasi stravagante nel senso buono. Io mi ricordo alcuni particolari che forse non potrebbero interessare, ma comunque lo dico lo stesso, a volte riferendosi ai tempi passati, Paolo Bontate a volte camminava con le tasche uscite di fuori nei pantaloni per far vedere alla popolazione, alla borgata, che in quel periodo non aveva ancora definito la raccolta, comunque non vi era grande possibilità di denaro. Era un uomo abbastanza intelligente, un buon rappresentante. Senta, ma Stefano Bontate che tipo di frequentazioni aveva? Cioè, intendo dire, come mai arrivava, era soltanto un mafioso? No. O da mafioso come mai arrivava a questo tipo di frequentazioni? Aveva un tratto gentile, era molto signorile nei suoi modi, diciamo, che era sopra le righe degli altri mafiosi, cioè praticamente non era mafioso e basta, era uno che sapeva intrattenere dei rapporti umani con personaggi diversi del suo entourage d'origine, aveva frequentazioni nella Palermo Bene, aveva frequentazioni generali a livello di anche personaggi calabresi al di fuori della situazione, quale l'avvocato Bombino, l'avvocato Cuzzochea. Il primo nome com'è? Avvocato? Bombino, come bomba piccola. Che titolo di studio aveva Bontate Stefano? Non lo so, ma aveva una cultura al di sopra di quello che poteva essere mi pare che aveva una licenza liceale o giù di lì, ma forse neanche ci arrivava, perché mi diceva che aveva studiato molto poco, un ne voleva mancabriola, cioè non ne voleva studiare, però aveva una cultura personale fatta era un autodidatta, diciamo.